Buongiorno dai Cammino e in kayak. Ok, innanzitutto ringraziamo la Gumotex per averci fornito questo kayak, la Sea Wave, come vedete. Siamo qui siamo venuti a Porto Venere e siccome la Sea Wave la proviamo al mare. Ah, quindi se ci dava una rush? Si andava a correre, no? Già. Pagaiamo! Siamo a Porto Venere, ora davanti a noi abbiamo l'isola Palmaria e noi la seguiremo verso sinistra e andremo a vedere la Torre Scola e poi circonderemo la Palmaria fino al Tinetto e vediamo un po' cosa ci riserva la giornata. Sulla punta là c'è l'isola di San Pietro, la chiesa di San Pietro, che poi vedremo meglio più avanti, e il forte dietro la chiesa. Quella invece è già Palmaria perché è divisa da Porto Venere da un braccio molto stretto che è chiamato piscina naturale. In realtà non provate a attraversarla a nuoto perché è un via vai continuo di barche, solo in alcuni periodi dell'anno viene chiusa e c'è questa traversata a nuoto da Porto Venere alla Palmaria e noi ci dirigiamo a Torre Scola che già si vede là in fondo. Qui in rada, come potete vedere, ci sono tante imbarcazioni ormeggiate, ci sono anche dei mega yacht, guardate quello davanti a noi, un palazzo. Torre Scola, che non so se è del 600, ormai è abbandonata, vediamo se riusciamo a avvicinarci. Allora, adesso che si è un po' quietato il rumore di motori, di motoscaffi, possiamo un po' parlare della Sea Wave. Oggi la vedete in configurazione, diciamo, da mare tranquillo. Non abbiamo portato il ponte di coperta, perché comunque oggi danno 30 gradi, allora qualche gocciolina non ci spaventa di certo. Però abbiamo messo gli archetti che servono anche per irrigidire la struttura. E ora stiamo circumnavigando la Palmaria, c'è un po' di vento ma non eccessivo, c'è un po' di onde, soprattutto là in prossimità di Torre Scola che abbiamo appena visto, però la Sea Wave si è comportata abbastanza bene, certo sono onde piccole, non sono quelle onde che cominciano ad essere impegnative per i kayak gonfiabili, vedremo più avanti come va. Il mare è abbastanza calmo, diciamo, poco mosso, molto poco mosso. Però il vento danno un po' in rafforzamento e poi durante la giornata cambierà anche direzione. Pagaiamo. E quella davanti a noi è l'isola del Tinetto, poi vedremo anche quella. Adesso continuiamo a girare intorno alla Palmaria. Guardate che bella, è piena di spiaggette, si può arrivare solo con la barca o col kayak, come nel nostro caso. Siamo arrivati alla spiaggia del Pozzale, che non è proprio la spiaggia attrezzata, però comunque ci sono i bar. Più avanti c'è la cava e arrivati vicino a quella punta noi ci devieremo verso il Tinetto per andare a circumnavigare anche il Tinetto. Però Giulia sta puntando a terra per andare a bere caffè. Questa è la cava, c'è anche la finestra, vedete dall'altra parte. Questo era il Pozzale, ora tra breve ci dirigeremo al Tinetto, al Tino anzi.
Ok, quello che sembra un castello medievale in realtà è la batteria costiera Ronca sull'isola del Tino. Mi pare che sia tutta zona militare, per cui non si può sbarcare, neanche con i potenti mezzi a nostra disposizione. Ci scambiano per due incursori con la Sea Wave. Qui non siamo più schermati dall'isola, per cui il mare è un pochino più mosso, però niente di problematico, si può affrontare facilmente. Stiamo passando tra il Tino e il Tinetto. Questa è una caletta riparata tra le due isole. Il Tinetto è veramente piccolo. Quello fuori sopra c'è il forte. Il faro di San Venerio. Mi sono preparato gli appunti. Il faro di San Venerio. Comunque non si può approdare né sul Tino e né sul Tinetto, perché ci sono tutti in realtà c'è gente che si è fermata. C'è una donna in mare, presto andiamo a salvarla. Non è una donna da salvare, è lei che salva noi, perché questa è la Stella Maris e salva i naviganti dalla secca del diavolo che è proprio qua sotto. Infatti se guardate il basamento c'è la roccia affiorata. Questa è la Stella Maris, l'isola del Tinetto, con il piccolo nuraghe tipico ligure dove si veniva a fare il pezzo di contrabbando, no? Per non pagare le tasse, e dietro il faro di avvistamento sul Tino. Di là le Cinque Terre. Vediamo un po' di andare a esplorare. In realtà non è proprio una grotta, è una fenditura, per cui c'è poco da entrare. Più avanti, quando torniamo alla Palmaria, entreremo in Cala Grande e anche lì deve esserci una grotta, andremo a vedere se è un po' più carina o se è un po' più grottosa, non lo so, esiste nel termine. E queste sono le falesi a picco sul mare. E avendo circumnavigato il Tino, siamo spuntati alle spalle della batteria costiera, quella che abbiamo visto sull'altro lato. Giulia ha detto sembra quasi un tempio, ma forse un tempio al dio Marte, perché batteria costiera. E ora di nuovo Palmaria e poi Porto Venere. Interessante, però in tutta zona militare non si può sbarcare. Dritto davanti a noi la punta dell'isola della Palmaria e là sulla destra c'è una zona che viene chiamata zona relax sfollati di Calafuria. Ma Calafuria è quella di Livorno? Cioè vuol dire che i livornesi sfollati vengono qui quando non c'è più spazio a Calafuria? Vabbè, mentre noi adesso costeggeremo sulla sinistra e troveremo prima la grotta dei Colombi, che anche quella è poco più una fessura, e poi entreremo in Cala Grande dove c'è una grotta vulcanica, vediamo un po' com'è, e poi proseguiremo per tornare verso Porto Venere, arriveremo proprio davanti all'isola di San Pietro e poi ci sarà Porto Venere e sbarcheremo. Ed eccoci tornati alla Palmaria. Allora, questa potrebbe essere la grotta dei Colombi, in realtà è poco più di una fessura, non so se il mare prima o poi la allargherà o se farà prima venire giù il costone roccioso. Ci avviciniamo per indagare. Sì, praticamente è una fessura più che una grotta. Avrei avuto una gran fantasia a chiamarla grotta. È bella perché è una spaccatura nella roccia verticale, ma
chiamarla grotta. Ah, deve essere questa la grotta di Colombi. Sì, quella di prima era una semplice fenditura. Non era ancora accatastata quella di prima. È piccolina. Piccolina. Vediamo se dovrebbe essere Cala Grande questa, se riusciamo a entrare. Ma si sono alzate le onde da poppa. Più che altro poi riusciremo a uscire. No, in realtà non era Cala Grande questa, era una caletta neanche tanto profonda. Cala Grande deve essere dietro quello sperone roccioso. Ok, questa è la cala giusta, è Cala Grande, vedete? In fondo c'è anche la grotta, è piccina come grotta. E qui ogni tanto si vedono anche le caprette, perché sulla Palmaria, non so se ci sono ancora, ma fino a poco tempo fa c'era una nutrita colonia di caprette. Adesso dobbiamo capire qual è la grotta vulcanica. È un po' vicina come grotta vulcanica, Sì, è un vulcanino. È un vulcanino. No, poi come dice Giulia, ha visto una grotta, ha viste tutte, no? No, si vede qui, è una nicchia poco profonda, comunque è una costa molto frastagliata di queste grandi pareti a picco, molto belle, e si aprono queste piccole cavità e a volte anche qualche insegnatura. Oh, onde di un gommone, vediamo un po'. Oh, wow, wow, wow. No, non mi sono sentito particolarmente in pericolo, o il kayak non ha dato nessun segnale di rovesciarsi o cose del genere. Ecco, l'unica cosa, dobbiamo ancora capire come agganciare l'acqua, dovremmo usare magari dei leash per fissarla magari agli archetti, come ho fatto con la spugna, che l'ho fissata, però si toglie molto facilmente se avete bisogno. Sì, dobbiamo ancora capire come ottimizzare il carico per avere quello che ci serve a disposizione, se no ci tocca mettere tutto nelle tasche dei giubbotti PFD, poi diventa ingombrante per pagaiare. Ed eccoci tornati a Portovenere. Davanti a noi la chiesa di San Pietro, è iconica, riconoscibilissima, proprio sullo sperone roccioso con tutte le mura, e dietro il forte. Ok, questo video terminerà qui, però non perdetevi il prossimo video in cui da Portovenere navigheremo sotto costa verso le Cinque Terre, continuando a testare la Sea Wave, per cui non perdete il prossimo video. Buone pagaiate! Che via vai? Momento del traffico di punta. Noi andiamo a infilarci dietro la chiesa, andiamo a vedere nella caletta di Lord Byron, la grotta di Lord Byron, dove il famoso poeta pare facesse il bagno.